Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi iniziamo una nuova serie che si chiamerà Build and Play. Cosa consisterà la serie? Come dice il titolo stesso, costruiremo il modello e lo proveremo su un videogioco che potrà essere War Thunder ma anche tanti altri. Infatti, all'inizio di ciascun video ci sarà un piccolo edit sul videogioco dove ci saranno scene divertenti e interessanti. Successivamente ci sarà la costruzione del modello e infine il modello sarà in vendita sul mio sito eBay, così che qualora qualcuno sia interessato lo possa acquistare. Iniziamo! Finish him! Hey, Ron. Hey, Billy. That hurt. Do with this decision. Where are you going? Vincent, we can't live side by side. Our temperaments are incompatible. You must admit that. Bye, have a beautiful time. Nice. What the fuck? E dopo questo edit iniziamo con il montaggio. Inizio verniciando direttamente sulla sprue con colore verde l'abitacolo. Taglio poi i pezzi direttamente dalla sprue. Li limo bene per evitare imperfezioni. Incollo i vari pezzi, stando attento di non, strabordare con la colla. Pitturo poi a pennello i vari, dettagli dell'aeroplano direttamente sulla sprue per una questione di comodità. Pitturo direttamente all'interno dell'abitacolo i vari dettagli. Una volta finito tutti i dettagli, proteggo l'abitacolo dando lo lucido per prepararlo anche all'invecchiamento. Faccio del piccolo chipping con un colore argentato anche con una tecnica di dry brush.
Proseguo con un lavaggio fatto con panel liner marrone. Pulisco gli eccessi con un cotton fioc impregnato nel diluente inodore. Direi che come risultato non è male, è accettabile. Fissiamo l'abitacolo all'interno della fusoliera. Intanto che l'abitacolo asciuga, fisso i pozzetti carrello sull'ala. Attacco l'ala sopra e le unisco entrambe, e una volta asciugato l'abitacolo fisso la fusoliera all'ala. Tramite un cutter pulisco tutte le superfici e attacco gli alettoni, così che non abbiano problemi di incastro. Attacco i due timoni di profondità alla fusoliera. Intanto che la fusoliera asciuga, comincio ad assemblare il motore. Mentre asciuga il motore, pitturo i pozzetti carrello con il suo colore blu-verde, molto bello a mio parere. Pitturo anche l'interno del cofano motore, sempre dello stesso colore. Vernicio d'argento il ruotino posteriore. Vernicio il motore, sempre dello stesso colore. Inizio con una base di argento per poi proseguire con un burnt iron. Assemblo il motore alla paratia parafiamma. Inizio a invecchiare il motore facendo un lavaggio con il panel liner nero questa volta. Successivamente faccio anche un dry brush con un argento. È ora di inserire il motore all'interno del cofano motore. Un incastro direi perfetto. Mentre il motore asciuga, comincio a mascherare il cockpit con le mascherature in dotazione nella scatola.
Queste mascherature sono una figata perché permettono di mascherare il cupolino in maniera efficiente, senza stare a impazzire. Una volta mascherato il cupolino lo fisso sulla fusoliera tramite l'uso del vinaville, perché è un fissamento provvisorio. Utilizzo le porte carrello date nel kit per fare la versione volo per coprire i pozzetti carrello. Tramite un masking tape maschero l'interno dei flap. Iniziamo con la verniciatura del velivolo dando il primer. Iniziamo la verniciatura facendo un pre-shading utilizzando un grigio scuro per andare a evidenziare le varie pannellature e creare un effetto ombra e luce. Per fare questo effetto per me non è importante seguire perfettamente la pannellatura, tanto dopo verrà ricoperta. Serve solo per dare delle ombre e delle sfumature. Ovviamente vado anche a fare il pre-shading al di sotto dell'aeroplano, sul ventre. Come potete vedere, il masking tape non è riuscito a rimanere attaccato all'apertura dei flap. Andrò infatti a riverniciare all'interno dei flap in un secondo momento, quando ho terminato la verniciatura completa dell'aeroplano. Iniziamo quindi a stendere in modo molto diluito il grigio base dell'Aero Zero. Cerco di creare una verniciatura non perfettamente uniforme, così da dare più punti di ombreggiatura e luce. Ovviamente pitturo anche del medesimo colore il serbatoio. Una volta verniciato l'aeroplano, ricopro tutto il velivolo con il lucido per far sì di prepararlo all'applicazione delle decal. Incominciamo ad applicare decal. Stendo il decal adhesive per far sì che la decal aderisca perfettamente alla superficie. Tramite l'utilizzo di una pinza la applico e successivamente, una volta decisa la posizione corretta, la ribagno col mark fit della Tamiya per farla aderire e ammorbidire alla superficie.
Una volta fissata, asciugo tutto con un cotton fioc, arrotolandolo per far sì di eliminare sia le bolle d'aria e asciugare ovviamente la nuca. Inizio a invecchiare l'aeroplano facendo un lavaggio leggero, fatto con un wash con del colore ad olio, un Burnt Amber, diluito con trementina. Una volta applicato il lavaggio, comincio a sfumarlo e ad eliminare gli eccessi utilizzando un pennello e il suo diluente. Utilizzo vari tipi di pennello per far sì che abbia degli effetti differenti. Per rimuovere l'eccesso utilizzo un panno carta. Ho scelto un Burnt Amber perché secondo le istruzioni date da Academy, a mio parere l'H61 è troppo grigio e in effetti il colore esatto dello 0 è più tendente al rosa/beige. Una volta fatto rimosso il lavaggio, proseguo con l'invecchiamento utilizzando i colori ad olio, che ne vado veramente matto. Utilizzo un colore bianco per creare gli effetti, diciamo, di torsione e distorsione delle varie superfici che subivano lo 0, essendo un aeroplano con un telaio molto leggero. Creo dei puntini sulla superficie e dopo li vado a rimuovere con un pennello più grosso, creando diciamo una sfumatura all'interno dei vari longheroni e delle varie centine. Una volta fatto questo effetto, creo delle colature e cerco di dare anche a risaltare i vari longheroni, utilizzando sempre un colore d'olio, ma in questo caso un Burnt Amber. Lo vado poi a sfumare utilizzando un pennello piatto morbido. Mi scuso se a volte la telecamera ondeggia, ma è per il sistema del cavalletto e dal movimento che si crea quando si va a fare queste sfumature con il pennello. Dai prossimi video non ci sarà più questo problema. E questo è l'effetto finale dell'invecchiamento. Come potete vedere ci sono questi aloni
e queste sfumature con il burnt umber. Direi che come effetto non è male. A me personalmente mi fa impazzire. Pitturo in questo caso i cannoni sempre con i colori metallici della MiG. Ho deciso di iniziare a fare il chipping andando a rovinare la decal, ovvero la banda principale dello 0, come se fosse strappata. Inizio il chipping utilizzando sempre i colori metallici della MiG che fanno un bel effetto. Il chipping a mio parere è quell'effetto che su un aeroplano, ma su qualsiasi mezzo, soprattutto militare, fa la differenza. In questo caso, vicino a fusoliera, che è dove sale, diciamo, il pilota, lo graffio maggiormente, perché è dato dal calpestio del salire e scendere sull'aeroplano. Tramite l'utilizzo di un colore ad olio fumo, invecchio la zona dei cannoncini. Finisco l'elica verniciando la parte argentata. Che elica particolare, caro Zero! Una volta terminato l'invecchiamento, proteggo tutto l'aeroplano utilizzando un colore opaco dato da aerografo. Fisso alla fusoliera e al di sotto, diciamo, dell'ala il serbatoio. Attacco le ruote del carrello. E attacco le porte carrello alla gamba carrello. Attacco il cupolino alla fusoliera e l'aeroplano è finito. Ed ecco qui il modello finito. Spero che vi piaccia. Se vi piace lasciate un like ed iscrivetevi al canale e soprattutto commentate. Prossima settimana uscirà un altro video sulla serie, non vi dico che cosa sarà. Se vi interessa il modello, mi raccomando, guardate su eBay ed acquistatelo, e se vi interessa un vostro modello custom non dovrete far altro che contattarmi alla email che vi lascio nella descrizione oppure scrivendomi su Instagram. Soprattutto iscrivetevi e seguitemi su Instagram. A presto!